Se avete pazienza un attimo, adesso vi faccio vedere dove siamo. Siamo a Misano, 3 giorni bellissimi dove girerò con l'Aprilia 660. Se mi seguite su Instagram ho già anche spoilerato la moto perché non riuscivo ad aspettare il video per farvela vedere, quindi se non mi seguite su Instagram vi invito a farlo così che non vi perdete tutte le stories, tutta la quotidianità. In questi 3 giorni cercherò di continuare lo sviluppo della moto, delle parti di Gabro, di Aprilia Special Parts, e come vi ho detto in uno degli scorsi video stiamo cercando di andare in America, quindi in descrizione trovate la mail alla quale scrivere se volete aiutarmi per questo, come dire, ambizioso progetto. Oggi ci sono un sacco di novità, la moto, la tuta, una cosa fighissima che mi hanno inviato e che adesso vi faccio vedere, quindi non perdiamo tempo, sigla, mi cambio e vi faccio vedere tutto. Allora, sono appena uscito dalla pista e sono venuto nel mio carrello perché nel box c'è un sacco di casino e non si capisce niente. Prima di farvi vedere la moto e raccontarvi quello che è successo e quello che sto facendo, voglio parlarvi di un oggetto che Insta360 mi ha mandato e da quando ho cominciato a lavorare con loro desideravo. La Insta360 One RS. La particolarità di questa telecamera è che è modulare, ovvero si può smontare ed è fatta a moduli, ovvero a pezzi, quindi batteria, schermo, obiettivo. In più c'è un altro obiettivo perché questa telecamera può fare anche il 360. Noi possiamo comporla con l'obiettivo a 360, quindi avevamo la telecamera normale, abbiamo questo, sostituiamo e voilà, 360 gradi. La Insta360 One RS è stata pensata per chi vuole un compromesso per avere una telecamera grandangolare di super qualità e anche il 360 gradi. Come mi avete visto usare in alcuni miei video nel passato, ho utilizzato la Insta360 One X2 che è interamente dedicata ai 360. In più anche questa forma un po' lunga che delle volte può essere complicato usare, invece questa Action Cam ha la forma di una classicissima Action Cam e può essere piazzata veramente ovunque. Migliorata molto la batteria, ho cominciato a utilizzarla già ieri e vi devo dire che l'ho caricata una volta e comunque ieri anche girando ho fatto 6 turni di riprese. Quindi caratteristica principale è la modularità di questa telecamera, quindi si può smontare e comporre in base alle esigenze. Migliorata la stabilizzazione, anche perché adesso in maniera digitale attraverso un algoritmo si riesce ad ottenere una stabilizzazione simile a quella di un gimbal senza appunto dover utilizzare un gimbal. Audio notevolmente migliorato e dopo ve lo faccio sentire perché tutte le clip che vedrete in questo video, anche se userò più telecamere e diverse telecamere sulla moto, l'audio lo prenderò proprio da questa per farvi sentire la qualità dell'audio nudo. Non utilizzerò accessori esterni, anche perché magari io che ho un canale YouTube e quindi sono più attrezzato ci sta che abbia un microfono esterno, però per il semplice utilizzatore che compra la telecamera e va a girare e la mette sulla moto, l'audio è veramente ottimo. Altra cosa molto importante è la praticità nell'uso dei file. Nel passato tutti i file a 360 sono stati un po' complessi da gestire in fase di editing, invece adesso è tutto molto
più facile. Prendi il tuo video, lo importi in tutti i programmi che utilizzi per montare, quindi Adobe, Premiere, DaVinci, Final Cut, e editi senza dover riesportare. Per ora non credo che la utilizzerò, però la telecamera è impermeabile fino a 5 metri. E c'è da dire che mentre la spacchettavo e aprivo la scatola, stavo pensando al fatto che se riusciamo a fare questa cosa con la Priglia 660 di andare in America, questo qui è un oggettino che può essere veramente veramente utile. E nella confezione viene fornito un case, uno di protezione e due con la cover antivento, ed è per questo che vi ho detto che voglio farvi sentire l'audio. Ma adesso basta telecamere, passiamo alle cose più sostanziose, visto che ieri ho provato una configurazione di molla un pochino più morbida e più precaricata, solo che sono andato nel troppo morbido. Infatti è vero che ho le gomme usate, è 2 giorni che giro con le stesse gomme, però stamattina mi si chiudeva un po' al davanti, soprattutto Misano è piena di buche che si sono formate negli anni, quindi adesso tolgo la molla, ne rimettiamo una più sostenuta e vediamo cosa succede. Mamma mia, quando ti passa Folger ti si chiude sicuramente la vena. Lui è qui a girare con Action Bike, è un pilota che penso non abbia bisogno di presentazioni, ex MotoGP, mondiale Superbike, è qua a fare l'istruttore, però ovviamente non è che vada proprio piano e sono riuscito a fare 2 o 3 curve con lui. Ovviamente 660 non va, però nello stretto dai, sono contento di come ho messo la moto e delle modifiche che ho fatto. Ieri sera dopo la gara ho fatto quella modifica della molla che non mi è piaciuta, sono entrato al primo turno e ho detto no, qua c'è qualcosa che non va, anche perché poi sto facendo il giochino di non cambiare mai le gomme. È da giovedì che giro con lo stesso treno di gomme, SC1 davanti, SC2 di dietro, slick 180/60, 120/70, delle normalissime gomme che si possono comprare in un qualsiasi negozio. Quindi detto questo, la moto funziona bene, adesso voglio provare a fare una modifica al rapporto, vediamo se riesco a migliorare qualcosa. Nel pomeriggio metterò anche la gomma nuova, almeno vediamo di fare la gara bene. Però adesso basta chiacchiere perché ancora non vi ho fatto vedere la moto e adesso vi faccio vedere 2 riprese e guardate quanto è bella questa moto. Io non ho mai visto una moto così tamarra, viola. Il viola poi alle Aprilia dona moltissimo, infatti nel passato è stato spesso usato per le colorazioni del mondiale, ovviamente in chiave diversa con altri colori. Questo è fatto viola con il giallo fluo, secondo me è bellissimo e adesso ve lo faccio vedere. Poi vediamo se riusciamo a cambiare il rapporto e dopo pranzo gas. Mentre voi vi guardavate le clip della moto, io ho avuto una piccola intuizione. Mi sono accorto che sono un pochino corto di rapporto e quindi voglio allungare un dente. Però allungando un dente non riesco a fare l'interesse del forcellone che mi interessa, perché la catena che ho non va bene. Mezzogiorno e 25, nessuno ha una catena in pista, o meglio, catene non di qualità. Allora il Lampo di Genio VRS, che è un grosso rivenditore di ricambi qua, li ho chiamati, una volata 12,32 sono arrivato davanti al loro capannone ed eccola qua. Quindi adesso via le gomme, rapportino e poi catena.
gara molto bella, sono riuscito a stare attaccato ai primi 2 giri, poi con l'R6 lui ha cominciato a fare 45 basso e non sono più riuscito a tenerlo. Ho fatto terzo con ritmo di gara di 46 basso, 46,2, 46,3, 46,4 e 2,47 che sono quando dovevo sorpassare, e in più abbiamo beccato dei doppiati. Peccato perché speravo di fare almeno 45, cambia poco ovviamente se girassi con le stesse moto e piloti veloci ovviamente il tempo si abbasserebbe. Qua guidi con delle moto molto più potenti come le 600 e loro sono più lenti come piloti, quindi è difficile starci insieme perché nelle curve vanno piano, la mia moto nel rettilineo va piano. Inoltre il grosso problema di questa moto è che Gabro ha messo l'airbox, abbiamo messo i cornetti, c'è uno scarico, una mappa, però fondamentalmente è originale. In più non abbiamo la centralina racing, è proprio la centralina quella stradale, che anche se ha tutti i controlli spenti ci sono dei momenti dove il controllo entra per forza. Ad esempio ad andare al tramonto, quando si mettono le marce terza, quarta, fuori dalla quercia, terza, quarta, quinta, si piega la moto, lei lì taglia perché lei sente gas pieno, angolo di piega e non le piace. In più l'aver allungato il rapporto sì ma no, non lo so, non sono molto sicuro di questa scelta, quindi ci sta che domani torni indietro. Comunque dai, sono molto contento perché la moto mi piace, ho un bel ritmo, riesco a guidare bene anche con le gomme usate, e nota del fatto che non abbia sfruttato per via del traffico la gomma è il fatto che ho fatto 46,5 con la SC2 usata e ho fatto solo 46 basso con la SC1 nuova. Un po' è perché ho allungato, un po' perché c'era traffico, mettiamoci che sono anche stanco perché è il terzo giorno che giro. Stasera andiamo a Tavuglia, nella pizzeria di Vale, mangiamo una pizza, riposo e domani vediamo se riesco a migliorare ancora. In realtà il giorno dopo non ho praticamente girato perché sentite qui. Questa è l'accensione prima della gara e ci sembrava che la moto facesse molto più rumore del solito, infatti si era rotto il terminale di carbonio. E durante il pareggiamento mi sembrava che la moto andasse molto meno del solito, ma non sapevo cosa potesse essere. Niente di male, non è una gara e sono contento di come guido e del setup. Nel prossimo video arriverà altro materiale per continuare a migliorare e finalmente arriverà un componente che mi avete già visto usare sull'R1 e che fa molto la differenza. Se non vi siete ancora iscritti e siete qui, forse è il momento giusto per farlo. Ciao!